Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente torniamo in pista. Oggi finalmente vi porterò un video che vi ho voluto portare da tantissimo tempo, ovvero vi porterò con me per tutto un weekend di gara qui alla Yame Italian Series e potrete vedere quello che succede in un weekend di gara visto dagli occhi di un meccanico. Ci troviamo qui all'Adria Raceway. Questa è la pista delle auto. Questo weekend, essendo un po' di piloti, abbiamo prenotato il box delle auto, quindi abbiamo l'accesso alla pit lane della pista delle auto, mentre dall'altra parte c'è la pista di go-kart. Oggi è giovedì, ieri abbiamo già girato con un solo pilota, abbiamo fatto qualche giro di warm up, c'erano tanti go-kart, anche tutti i go-kart che partecipano alla VSK che si terrà qui settimana prossima. Oggi invece la maggior parte dei piloti è Yame. Già la giornata di oggi sarà abbastanza lunga, ma per oggi ci tengo a farvi vedere il nostro box. Vi avevo detto che avrei approfittato della giornata di ieri per farvi vedere il box, ma in realtà non ce l'ho fatta perché pensavo fosse giovedì, quindi ho detto boh, sarà un giorno leggero. Invece siamo stati qua fino alle 10 perché abbiamo dovuto fare un cambio scocca in quanto la nostra si era danneggiata. A fine giornata abbiamo dovuto travasare tutti i componenti di un kart su un'altra scocca e quindi lo facciamo adesso. Vi porto con me a vedere un attimino come siamo organizzati. Questo weekend ci sono 5 piloti. Il pilota che seguo personalmente, che è Nicky Taylor, che corre nella categoria Masters, quindi 167 kg con motore X30 Senior, viene dal Canada. Qui c'è il kart di uno che probabilmente conoscete, che come me fa video, vi lascio qui sotto il canale, poi lo incontreremo. Dalla Finlandia abbiamo un pilotino della mini kart e poi da Malta abbiamo 2 kart nella categoria Senior. Ogni tavolo separa 2 go-kart, il mio buon vecchio compagno di bestemmie, perché ci rubano sempre tutti le chiavi. Noi ci siamo messi qua perché non ci rubiamo mai niente, no, abbiamo tutto, però vengono da là a rubarcele, quindi sì. Oggi non si passa. Qui c'è la cucina che va 24 ore su 24. Oggi è venerdì, come detto, io inizierò verso le 10 col mio pilota. Prove libere. Capri giganti! Non stavi neanche registrando. Capri giganti! Come la vedi questo weekend di gara? Non lo so neanche io. E te invece non corri questo weekend? Io corro avanti e indietro dal box al paddock per venirmi a prendere in pista per con venirti il a prendere in carrello. pista, bello. Parlando di piloti, lui è il mio pilota, Nicky Taylor. Say hi to our public. Hello. Sabato mattina ragazzi, buongiornissimo. E oggi che inizia il vero e proprio weekend di gara. Venerdì, ieri abbiamo fatto delle prove libere, 5-6 turni dove abbiamo provato vari motori, vari setup, gomma usata, gomma nuova. Abbiamo trovato le pressioni che secondo noi funzionano meglio qua. È una pista che è cambiata moltissimo durante questi giorni, in quanto giovedì e mercoledì, quando eravamo qua, c'erano anche i ragazzi che corrono nella VSK e quindi le condizioni erano un po' strane, mentre già da ieri si sono abbastanza appiattite su quelle che poi saranno le condizioni di pista in gara. Sono le ore 7:37, siamo qui al box, i kart sono praticamente già pronti. Questo è il mio, gli devo solo montare su il motore perché avremo la prima sessione di prove libere. Quindi adesso mi metto a montare il go-kart e ci vediamo. Un caffettino per i nostri amici da casa. Prego, c'è pronto. Grazie. Che servizio, madonna. Allora, manca molto poco alla prima sessione di warm up con Nicky, che è qua che scappa. Entreremo, scalderemo i motori e scalderemo i suoi muscoli, perché dopo cambieremo motore, metteremo questo qua subito prima delle qualifiche, quindi lo proveremo il nuovo motore nelle prove cronometrate e per le qualifiche. Quindi adesso si tratta solo di andare giù, fare 2 giretti, vedere che tutto sia a posto e scaldare Nicky, ok? Certo. Comunque la cosa bella di questa postazione è che oggi sabato siamo proprio nella pit lane delle moto e passano dei bombardoni, vi faccio vedere.
e quindi c'è anche qualcosina da vedere tra i turni, se no devo sempre vedere questa faccia qua. Almeno vedo un video un po' di moto, c'è un po' di non ho capito. sbarbarella. Devi sapere che Gabri quando gira nel paddock adocchia le moto. Le moto. Le moto. Le moto per gli altri piloti più giovani. Però tu non puoi guardare le moto degli altri, dovresti guardare la tua, è la moto. Io ho la moto. E non puoi guardare le moto degli altri. No, puoi ma io guardare non le le moto guardo. degli altri. Ma non le guardo le moto degli altri. Guarda le moto degli altri, furbacchione. Bene, sono qui con Niki e suo papà. Abbiamo fatto l'ultima prova libera, adesso ci saranno le prove libere ufficiali, che sono sostanzialmente delle prove libere col transponder per vedere ufficialmente quali sono i tempi, quindi già informazioni da gara. Infatti c'è la parte più noiosa da fare, che è quella che sta facendo il bambino biondo. Ti piace cambiare le gomme? Da Dio. Male che devo farlo solo per me. Col forbicione. Io invece dovrò cambiare ben 2 set, quindi metterò là. Piloti più forti si cambiano le gomme da soli. Guarda come diventa rosso. Guarda cosa sta facendo. Guarda. Adesso chiamo Gian. Guarda, vai. Devi schiacciare la gomma. Ma va. Ok ragazzi, appena finite le prove libere ufficiali, quindi non sono qualifiche, sono prove libere ufficiali, nel senso che c'è il transponder, tutto appeso, deve essere tutto a norma. È andata bene. Gabri è quarto in generale, secondo in categoria, e noi siamo, quindicesimi in generale e terzi in categoria. Ci sono 2 decimi, ragazzi. Pensate che dalla posizione 5 alla posizione 15 dove siamo c'è meno di un decimo. Infatti, scusate la posizione, qui c'è l'elettricità, sto scaricando i dati sia di Gabri che del mio pilota Niki per confrontare e vedere dove Niki può magari cercare di ragguadagnare quel decimino in più per mettere in una posizione molto più interessante. Sì, è vero. Che tu accetti 121 metri, tu arrivi da Sì, cazzo! Super soddisfatti con le qualifiche, Niki ha volato, è migliorato tantissimo rispetto alle prove libere ufficiali. Nella Master non ci sono gare solitamente al sabato, sono circa le 4 del pomeriggio, quindi si smonta tutto quanto, si pulisce per la gara di domani, diamo un'occhiata al motore che sia tutto a posto. Domani ci sarà un turno di warm up, una gara pre-finale che poi andrà a decidere quale sarà la griglia di partenza, scusate le mani un po' nere, la griglia di partenza della finale, e poi la finale che è quella che conta veramente agli effetti. Però nella nostra categoria, non so se ve l'ho già detto, ci sono 2 sottogruppi, la Pro e la Gentleman. La Gentleman per ragazzi vecchi come me, sopra i 30 anni, e la Pro per quelli più giovani. Siamo secondi di categoria al momento in qualifica nella Pro. Gabri è terzo in categoria. Vedremo come va. Comunque domani sarà veramente godereccio. Fine serata, nelle operazioni di pulizia ci siamo accorti che l'assale, come potete vedere, è un pochino piegato, e quello che reputo molto importante quando si finisce di pulire il kart, non tanto per la pulizia, però perché secondo me ci si accorge di tutte le cose che poi non vanno. Quindi adesso con tranquillità cambiamo l'assale e domattina ci sarà un'ottima gara dove ci sarà anche il cameraman della situazione, della giornata, di tutto. Ci vediamo domani con la... sarà, secondo me, sarà una gara no dai, sarà una grande gara. E nulla, ci vediamo domani ragazzi. Va bene. Occhio La paura. Io ce l'ho. Siete scappati. Dobbiamo far vedere ai nostri amici come mangi la pizza. È così che Penso che c'è nessuno in Italia che mangia la pizza tagliando la cornice. prima si mangia intorno e poi il più buono si mangia per ultimo.
Io la taglio tutta come i bambini e poi me la mangio. Ragazzi, sono cotto. Sono le 11. Sembra presto, ma in realtà dopo essere stato in piedi dalle 6 del mattino da mercoledì tutti i giorni è abbastanza pesante. Comunque sono super soddisfatto della prestazione di Niki. Ha veramente dimostrato di essere un ottimo pilota, in grado di imparare un sacco di cose in veramente pochissimo tempo. Scusate la voce, ma veramente sono cotto. Cioè, questo deve essere un video divertente per farvi vedere quanto è divertente la vita da meccanico, e lo è anche se non sembra, perché ti dà tante soddisfazioni, però è veramente molto stancante. Sto aspettando che quell'altro coglionazzo di Gabri, no, poverino, ha guidato veramente bene anche lui, e domani sarà una giornata molto impegnativa per entrambi i piloti. Però è importante capire che dietro tanti piloti che vanno forte c'è anche sempre un grande team che lavora giorno e notte per mettergli a disposizione il materiale, controllarglielo sempre e metterli in grado di poi di performare effettivamente. Ma ragazzi, allora abbiamo un problema. Io sono anche in mutande. Vabbè, abbiamo trovato? Cosa abbiamo trovato? Raccontacelo. Ci siamo svegliati di notte, era una sera buia e tempestosa. A un certo punto abbiamo sentito un rumore. Io ho detto che schifo e sono saltato. E io ho E tu hai detto detto che c'è? che c'è? E poi ho detto porca Ragazzi, miseria. c'è una bestia nera, ma una bestia nera. Ma una bestia nera enorme come piace a Gabba. Dove cazzo è finita quella roba? Non lo so, a me è volato sulla mano, poi non lo so dove sia finito. Ma comunque questa è la stanza Più illuminata che abbiamo più illuminata che visto. c'è e piena di robe strane. robi neri e lunghi. Ma sai che questo video te lo censurano? Tu quando hai acceso la telecamera hai iniziato a reccare solamente per dire cazzate. Ma tutto profusione, ma proprio... Scusate ragazzi, questo video è vietato ai minori di 18 anni. Un bombardone! Niente ragazzi. È Giuseppe Maria? Cos'è Giuseppe Maria? Cosa bolle in pentola? Cosa bolle in pentola? Cosa bolle in pentola qua? Bolle l'acqua che verrà messa nel radiatore perché fuori ci sono 4 gradi. E non si può accendere i motori durante il weekend di gara. Buongiorno ragazzi, comunque è domenica, siamo carichissimi. Sono le 8:30, quindi dobbiamo ancora fare il warm up e poi si partirà alle 11 con la prefinale di Niki Taylor e Gabri Giganti. Dicevo, non si possono mettere in moto i motori, è una regola abbastanza nuova. Durante il weekend di gara si può sempre verificare ovviamente il funzionamento accendendolo molto velocemente sul cavalletto, scaldandolo 3, 4, 5 secondi, ma non si può stare lì a scaldarlo, e quindi per essere sicuri gli buttiamo dentro un po' di acqua calda, così almeno i motori non partono con l'acqua a 3 gradi. Allora ragazzi, problema perché mancano 20 minuti alla prefinale e sta iniziando a piovere. Non piove tantissimo, non credo che sarà una prefinale bagnata, ma sicuramente c'è il rischio che la finale lo sia. Anzi, è veramente probabile, quindi nella Yamaha c'è solo un telaio, quindi nel caso dovesse piovere bisognerebbe rifare tutto il setup e sceglierlo giusto, perché è un'incognita. Non è questione solo di gomma, bisogna fare delle modifiche anche al telaio per adattarlo alla pista bagnata e vediamo. Per adesso teniamo su ed asciutto, noi siamo fra mezz'ora, non sembra che stia piovendo tantissimo e quindi speriamo in bene, vi tengo aggiornati. Pregriglia per la prefinale con Niki Taylor. Good luck. Tensione a 1000. I cani ci sono già tutti usciti dalla pit lane e adesso ci sarà giro di formazione e partenza per la prefinale. Sta iniziando a piovere con un pochino più di intensità e potrebbe essere un problema visto che sono tutti con gomme asciutte. Sei carico? Ah, sì, certo. Alla grande. Lo scacchiere di partenza della prefinale che sta per prendere via in questo momento. No, non ci siamo, si rifà della categoria. Pandolfi infatti ha vinto la Yamaha Series Italy, lo 9 di Kogato e the young Niki Taylor, the Canadian from Malta, GP Racing 624. Ragazzi, prefinale come avete potuto vedere
abbastanza pazzerella con Niki che purtroppo ha stretto credo troppo la cannetta della benzina in partenza e il kart gli è morto lì. Gabri ha avuto una svista anche lui in partenza e poi ha avuto, per cercare di recuperare, si è andato a toccare con un avversario e poi il go-kart era praticamente inguidabile, quindi ha concluso ultimo. Purtroppo Niki aveva il paraurti rientrato, quindi 6 secondi, non ho capito perché non 5, vabbè, e partiremo 18esimi. La vera incognita però è sempre questa, perché il kart è ancora assettato da asciutto. Le previsioni dicono pioggia, là ci sono dei nuvolazzi neri, ma qua di acqua non se ne vede proprio. Non lo so, sarà veramente un'incognita e vedremo cosa succederà un minuto prima della partenza. Qui abbiamo anche il team dalla Finlandia con il mini kart. Si è qualificato alla finale, quindi sarà una finale veramente bella. Magari vi metto qualche sprazzo nel video. Siamo pronti? Vediamo, Vediamo, piove o non piove? Chi lo sa? Forse piove. Non ce ne frega niente. Basta, ci porta solo a mangiare e berci la birretta dopo, la pizza. Nowadays nothing really is ice. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's ice. I got wifey on bling and she. Ok, è iniziato a piovere, quindi rapporto via e si parte subito in pista. Non riesco a filmare perché sono di fretta. Hit the door and the dome and just whole team here might need some. Still young but I move like a new deal to my lawyer. If you're down in my management, I'm just warming up, wait till I old producers saw the numbers one. Different colors in my baggy light. Chalk it up, talk of the town when you're talking up. Wanna get you a ring and you tough enough. Fa vedere il trofeo ai nostri amici? Molto molto bene. Molto molto bene. Come ti senti? Un po' ancora bagnato perché voi adesso non vedete più, ma prima è venuta un'inondazione. Cioè, ero preoccupato anche perché ho notato che era più bassa la benzina rispetto al segno che avevamo fatto. Ho detto cazzo, adesso sono sottopeso. Invece ero talmente tanto pesante, avevo talmente tanto accumulato l'acqua che sarò stato 4 kg sopra. Niente, con questo si conclude questa ultima gara dell'X30 Series. Ovviamente alcune parti non le troverete nel video di Gabba, quindi dovrete per forza venire nel mio canale. Guarda come spamma. Come spammo nel mio canale. Comincio già a sentire la vodka che sale, quindi con questo io concludo il video. Bene ragazzi, vi ho risparmiato la parte del duro lavoro di caricare tutto. Per me è stata una bella giornata, anche perché Gabri ha vinto nella sua classe e come vi ho detto io ero super convinto che avrebbe piovuto alla grande. Ho fatto il setup da bagnato, tutto quanto da bagnato. Alla fine 10 minuti prima della gara la pista si era completamente asciugata. Sono andato dentro con le slick e fino a 3 minuti non ha piovuto. Alcuni hanno azzardato, io non ce l'ho fatta veramente con i tempi perché praticamente non dovevo solo cambiare le gomme, avevo già tutto, mozzi davanti attaccati già alle gomme da bagnato, quelli da bagnato, mozzi lunghi dietro e non sarei mai riuscito a cambiare la parte dietro. Non stava ancora iniziando a piovere, quindi ho detto che dire, è andata così. Comunque è stato veramente un weekend di gara bellissimo. Come vi dicevo, spero di essere riuscito a darvi almeno un insight di quello che è un weekend, in questo caso 5 giorni in un weekend di gara e in una settimana di gara. Mi spiace che la mia faccia sia un po' così tristanzuola, però alla fine il mio pilota era contento. Comunque ha fatto dei grandissimi miglioramenti da quando è arrivato. Ragazzi, questo corre da 5 mesi neanche. Comunque si è distinto veramente per modo di lavorare, grande professionalità e poi comunque dietro il volante ha le sue da dire. Adesso non so se vi è piaciuto questo video, capisco che sia stato... Se ne volete vedere un altro, magari un'altra gara, fatemelo sapere, proverò a filmare magari un pochino meglio. E grazie a tutti per aver seguito questo video e noi ci vediamo alla prossima, che sicuramente sarà con me in veste di pilota, che come sapete non so come andrà. Ciao ragazzi!